L'aspetto dei capelli gioca un ruolo importante nell'aspetto fisico e nella percezione di sé delle persone, quindi può essere devastante sperimentare la caduta dei capelli, soprattutto quando sembra che non ci sia nulla che tu possa fare al riguardo. Ma lo sapevi che esistono vitamine per la crescita dei capelli? In effetti, una cattiva alimentazione, comprese le carenze vitaminiche, è un importante fattore di caduta dei capelli. Questi rimedi naturali contro la caduta dei capelli funzionano per risolvere il problema alla radice, come regolare i livelli ormonali o combattere lo stress ossidativo che aumenta con l'età. La verità è che la caduta dei capelli è un processo complesso che coinvolge vari meccanismi genetici, ormonali e ambientali. Proprio come la nostra pelle, il follicolo pilifero è soggetto ad invecchiamento intrinseco ed estrinseco. I fattori intrinseci includono i nostri meccanismi genetici ed epigenetici e i fattori estrinseci includono il fumo e le radiazioni UV. A volte la caduta dei capelli è dovuta anche a una carenza di vitamine. Fortunatamente, una carenza può essere corretta aggiungendo cibi ricchi di vitamine alla tua dieta o utilizzando integratori. Alcune vitamine hanno proprietà antiossidanti che aiutano a combattere i fattori estrinseci della caduta dei capelli e alcune vitamine aiutano il corpo a bilanciare i livelli ormonali, un altro fattore che blocca la crescita dei capelli. Prova queste vitamine per capelli sani se ti chiedi come ispessire i capelli in modo naturale. Olio di pesce. Oli ricchi di diverse specie di acidi grassi sono stati ampiamente utilizzati negli studi sia sugli animali che sull'uomo per valutare gli effetti sulla salute della pelle e dei capelli. I grassi omega 3 nutrono i capelli, supportano l'ispessimento dei capelli e riducono l'infiammazione che può portare alla caduta dei capelli, motivo per cui l'olio di pesce apporta benefici ai capelli ed è una delle prime 6 vitamine per la crescita dei capelli. Uno studio del 2015 pubblicato sul Journal of Cosmetic Dermatology ha valutato gli effetti di un'integrazione di 6 mesi con omega 3, omega 6 e antiossidanti sulla caduta dei capelli. Nello studio randomizzato e comparativo hanno partecipato 120 soggetti di sesso femminile sani con caduta dei capelli di tipo femminile. L'endpoint primario era il cambiamento nella densità dei capelli valutata su fotografie standardizzate e l'endpoint secondario includeva i cambiamenti nella percentuale attiva del follicolo pilifero e nella distribuzione del diametro della crescita dei capelli. Dopo 6 mesi di trattamento, la valutazione fotografica ha dimostrato un miglioramento superiore nel gruppo integrato. La crescita dei capelli è aumentata rispetto al gruppo di controllo e l'89,9% dei partecipanti ha riportato una riduzione della caduta dei capelli, nonché un miglioramento del diametro dei capelli, 86%, e della densità dei capelli, 87%. Mangia cibi omega 3 come salmone, sgombro, tonno, pesce bianco, sardine, tuorli d'uovo, noci, semi di canapa e natto per ridurre l'infiammazione e bilanciare gli ormoni. Se non mangi abbastanza omega 3, prendi da 1 a 2 capsule o un cucchiaio di un integratore di olio di pesce di prim'ordine per ridurre l'infiammazione che causa disturbi ai capelli. 2. Zinco. I composti di zinco per via orale sono stati usati per decenni per il trattamento di disturbi come il telogen effluvium e l'alopecia areata, forme di caduta dei capelli, perché lo zinco apporta benefici alla salute del follicolo pilifero. Lo zinco è un cofattore essenziale per molteplici enzimi ed è coinvolto in importanti attività funzionali nel follicolo pilifero. Lo zinco è anche un potente inibitore della regressione del follicolo pilifero e accelera il recupero del follicolo pilifero. Gli studi suggeriscono che alcuni pazienti con alopecia areata hanno carenza di zinco e la terapia orale con solfato di zinco funge da trattamento efficace. In uno studio del 2013, i ricercatori hanno valutato il ruolo dello stato dello zinco in ciascuno dei 4 tipi di caduta dei capelli, tra cui l'alopecia areata, la caduta dei capelli di tipo maschile, la caduta di capelli di tipo femminile e il telogen effluvium. In tutti i pazienti con caduta dei capelli, lo zinco sierico medio era significativamente inferiore rispetto al gruppo di controllo. L'analisi di ciascun gruppo ha mostrato che tutti i gruppi di perdita di capelli avevano una concentrazione di zinco statisticamente inferiore, in particolare il gruppo di alopecia areata. I dati hanno portato a ipotizzare che i disturbi del metabolismo dello zinco svolgano un ruolo chiave nella caduta dei capelli. I ricercatori hanno concluso che l'integrazione di zinco deve essere somministrata ai pazienti con alopecia areata che hanno un basso livello di zinco sierico e potrebbe persino diventare una terapia adiuvante per i pazienti che non hanno riscontrato risultati utilizzando i metodi terapeutici tradizionali, motivo per cui lo zinco è una delle vitamine più importanti per la crescita dei capelli. 3. Vitamina del complesso B, biotina e B5.
La biotina e l'acido pantotenico, vitamina B5, sono stati usati come trattamenti alternativi per la caduta dei capelli. La biotina avvantaggia i tuoi capelli ricostruendo l'herpes zoster che è stato danneggiato da uno shampoo eccessivo, dall'esposizione al sole, dall'asciugatura e dalla stiratura. La vitamina B5 supporta le ghiandole surrenali, che aiuta a stimolare la crescita dei capelli. Uno studio del 2011 pubblicato sul British Journal of Dermatology ha esaminato la capacità di influenzare il diametro e il comportamento delle singole fibre capillari terminali del cuoio capelluto. Il trattamento ha aumentato significativamente il diametro delle singole fibre terminali del cuoio capelluto esistenti. Ha anche ispessito le fibre dei capelli e aumentato la flessibilità, conferendo ai capelli una migliore capacità di resistere alla forza senza rompersi. Un segno importante di una carenza di biotina è la caduta dei capelli. Una carenza può essere causata dal fumo, dalla funzionalità epatica compromessa o persino dalla gravidanza. La ricerca suggerisce che un numero sostanziale di donne sviluppa una carenza di biotina durante la normale gravidanza perché le cellule in rapida divisione del feto in via di sviluppo richiedono biotina per la sintesi delle carbossilasi essenziali e la biotinilazione dell'istone. I ricercatori concludono che significative alternanze nei marcatori del metabolismo della biotina durante la gravidanza e l'allattamento suggeriscono che l'assunzione di biotina supera le attuali raccomandazioni per soddisfare le esigenze di questi stati riproduttivi. Mangiare cibi a base di biotina e vitamina B5, come uova, manzo, pollo, avocado, legumi, noci e patate, aiuta anche a evitare una carenza e favorire la crescita dei capelli. 4. Vitamina C. L'evidenza sperimentale suggerisce che lo stress ossidativo gioca un ruolo importante nel processo di invecchiamento. Le specie reattive dell'ossigeno o radicali liberi sono molecole altamente reattive che possono danneggiare direttamente le membrane strutturali cellulari, i lipidi, le proteine e il DNA. Con l'età aumenta la produzione di radicali liberi e diminuisce la quantità di enzimi antiossidanti che difendono l'organismo, portando al danneggiamento delle strutture cellulari e all'invecchiamento dei capelli. Agendo come antiossidante, la vitamina C combatte lo stress ossidativo che contribuisce all'ingrigimento e alla caduta dei capelli. Per combattere i danni dei radicali liberi e proteggere i capelli dall'invecchiamento, fai il pieno di alimenti di vitamina C come arance, peperoni rossi, cavoli, cavolini di Bruxelles, broccoli, fragole, pompelmi e kiwi. 5. Ferro. Diversi studi hanno esaminato la relazione tra carenza di ferro e caduta dei capelli e alcuni suggeriscono che la carenza di ferro possa essere correlata all'alopecia areata, all'alopecia androgenetica, al telogen effluvium e alla caduta diffusa dei capelli. I ricercatori dell'Università di Scienze Mediche di Teheran in Iran hanno studiato la relazione tra lo stato del corpo di ferro e diversi tipi di caduta dei capelli. Hanno condotto uno studio analitico caso controllo per valutare se la perdita di capelli diffusa in telogen nelle donne di età compresa tra 15 e 45 anni è associata a carenza di ferro. 30 donne con perdita di capelli in telogen documentata sono state confrontate con 30 donne senza perdita di capelli. I ricercatori hanno scoperto che dei 9 pazienti con anemia da carenza di ferro, 8 avevano una caduta dei capelli in telogen. Il livello medio di ferritina, una proteina nell'organismo che si lega al ferro, era statisticamente significativamente più basso nei pazienti con caduta diffusa dei capelli telogen rispetto ai soggetti senza caduta dei capelli. Lo studio suggerisce che le donne con carenza di ferro corrono un rischio maggiore di caduta dei capelli e livelli di ferritina sierica inferiori o uguali a 30 mg, millilitro sono fortemente associati alla caduta dei capelli telogen. Per aumentare la crescita dei capelli, aggiungi ogni giorno cibi ricchi di ferro nella tua dieta. Mangia un sacco di spinaci, bietole, cavolo cappuccio, tuorli d'uovo, bistecca di manzo, fagioli blu e fagioli neri. 6. Vitamina D. I follicoli piliferi sono altamente sensibili agli ormoni e la vitamina D è un ormone che svolge un ruolo importante nell'omeostasi del calcio, nella regolazione immunitaria e nella differenziazione della crescita cellulare. Nel mondo scientifico è noto che l'alopecia areata si riscontra comunemente nei pazienti con carenza di vitamina D, rachitismo resistente alla vitamina D o mutazione del recettore della vitamina D. La ricerca suggerisce che livelli insufficienti di vitamina D sono stati implicati in una varietà di malattie autoimmuni, inclusa l'alopecia areata. È stato condotto uno studio trasversale che ha coinvolto 86 pazienti con alopecia areata, 44 pazienti con vitiligine e 58 controlli sani.
I livelli sierici di 25-idrossivitamina di vitamina D nei pazienti con alopecia areata erano significativamente inferiori a quelli dei pazienti con vitiligine e dei controlli sani. Inoltre, è stata trovata una correlazione inversa significativa tra gravità della malattia e livelli sierici di 25-idrossivitamina D nei pazienti con alopecia. I ricercatori hanno concluso che lo screening dei pazienti con alopecia areata per carenze di vitamina D sembra essere utile per la possibilità di integrare questi pazienti con vitamina D. L'esposizione diretta al sole è il modo migliore per assorbire la vitamina D. Inoltre puoi disintossicare il tuo corpo con il sole. Siediti al sole per circa 10-15 minuti per assorbire circa 10.000 unità di vitamina D naturale. L'applicazione topica di vitamina D potrebbe anche svolgere un ruolo nel ripristino della disfunzione del ciclo dei capelli nei pazienti con alopecia areata. Per aumentare i livelli di vitamina D con fonti alimentari, mangia cibi ricchi di vitamina D come sgombro, salmone, sardine, gorgon, pesce spada, funghi maitake e funghi portabella. Erbe e alimenti per la crescita dei capelli. Sebbene non siano vitamine, altri due prodotti possono aiutare a migliorare la crescita dei capelli. L'olio essenziale di rosmarino usato localmente può ispessire naturalmente i capelli, così come il succo e il gel di aloe vera. Usali insieme alle vitamine di cui sopra per la crescita dei capelli e sei sicuro di vedere capelli più pieni e più spessi. Olio essenziale di rosmarino. Se applicato sul cuoio capelluto, si ritiene che l'olio di rosmarino aumenti il metabolismo cellulare che stimola la crescita dei capelli. Uno studio del 2013 condotto presso la Kinki University in Giappone ha scoperto che l'estratto di foglie di rosmarino ha migliorato la ricrescita dei capelli nei topi che hanno subito l'interruzione della ricrescita dei capelli indotta dal trattamento con testosterone. Uno studio sull'uomo condotto nel 2015 ha studiato l'efficacia clinica dell'olio di rosmarino nel trattamento dell'alopecia androgenetica. I pazienti con alopecia androgenetica sono stati trattati per 6 mesi con olio di rosmarino per stimolare la crescita dei capelli e rallentare la calvizie. Succo e gel di aloe vera. L'aloe vera ha proprietà nutrienti e tonnellate di vitamine e minerali che aiutano a mantenere i capelli forti e sani. I benefici dell'aloe vera sono noti da secoli perché l'aloe vera contiene proprietà salutari, estetiche, medicinali e per la cura della pelle. Lenisce e condiziona il cuoio capelluto, fornendo l'ambiente ideale per la crescita dei capelli. Puoi applicare il gel di aloe vera direttamente sul cuoio capelluto o aggiungerlo a uno shampoo delicato e naturale. Per assumere l'aloe vera internamente, bevi circa mezza tazza di succo di aloe vera 2 volte al giorno. Le proprietà curative migliorano la tua salute dermatologica. Uno studio del 2012 pubblicato su Anatomy and Cell Biology ha scoperto che il gel di aloe vera riduce l'infiammazione e ha notevoli effetti cicatrizzanti se usato sui ratti dopo un'incisione chirurgica. Non solo l'aloe vera ha promosso una rapida chiusura della ferita, ma ha anche migliorato la crescita dei capelli alla vista dell'incisione. È stato anche segnalato che l'aloe vera ha un effetto protettivo contro i danni causati dalle radiazioni sulla pelle, che possono portare alla caduta dei capelli. Dopo la somministrazione di gel di aloe vera, nella pelle viene generata una proteina antiossidante chiamata metallotioneina, che elimina i radicali liberi e previene la soppressione indotta dai raggi UV. Grazie alle proprietà antibatteriche e antimicotiche dell'aloe vera, aiuta anche ad eliminare la forfora, perfetta per le persone che vogliono capelli più corposi e vogliono sapere come sbarazzarsi della forfora, e gli enzimi del gel possono liberare il cuoio capelluto dalle cellule morte e favorire la rigenerazione della pelle e tessuto attorno ai follicoli piliferi. Iscriviti al canale per continuare a trasformare la tua salute.